Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Ezetrol, Organon Italia SRL, ultimo aggiornamento, 18 ottobre 2021. Cos'è Ezetrol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ezetrol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ezetrol? Ezetrol è un farmaco a base del principio attivo ezetimibe, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti ezetimibe e nello specifico altre sostanze modificatrici dei lipidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Organon Italia SRL. Ezetrol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ezetrol 10 mg 30 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Organon Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: ezetimibe. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti ezetimibe. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipercolesterolemia primaria. Ezetrol, somministrato con un inibitore della HMG-CoA riduttasi, statina, ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, eterozigote familiare e non familiare, che non sono controllati adeguatamente con le statine da sole. La monoterapia con Ezetrol è indicata come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria, familiare eterozigote e non familiare, per i quali le statine sono considerate inappropriate o non sono tollerate. Prevenzione di eventi cardiovascolari. Ezetrol è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, vedere paragrafo 5.1, in pazienti con cardiopatia coronarica, CHD, e una storia di sindrome coronarica acuta, ACS, quando aggiunto ad una terapia in corso con una statina o quando iniziato in concomitanza con una statina. Ipercolesterolemia familiare omozigote, IF-omozigote. Ezetrol somministrato con una statina, ha indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il paziente può essere sottoposto anche ad ulteriori misure terapeutiche, per esempio, la feresi delle LDL. Sitosterolemia omozigote, fitosterolemia. Ezetrol è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con sitosterolemia familiare omozigote. Posologia. Il paziente deve seguire un regime dietetico ipocolesterolemizzante adeguato e deve proseguire la dieta nel corso del trattamento con Ezetrol. Il medicinale deve essere somministrato per via orale. La dose raccomandata di una compressa di Ezetrol 10 mg in monosomministrazione giornaliera. Ezetrol può essere somministrato a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dai pasti. Quando si aggiunge Ezetrol ad una statina, si deve continuare la terapia con il comune dosaggio iniziale indicato per la specifica statina, oppure si deve continuare ad utilizzare il dosaggio più elevato già prescritto in precedenza. In tale circostanza, si devono consultare le istruzioni per il dosaggio di quella particolare statina. Uso in pazienti con cardiopatia coronarica e storia di un evento di ACS. Per un'ulteriore riduzione di un evento cardiovascolare in pazienti con cardiopatia coronarica e storia di un evento di ACS, Ezetrol 10 mg può essere somministrato con una statina con beneficio cardiovascolare comprovato. Somministrazione concomitante con sequestranti degli acidi biliari. La somministrazione di Ezetrol deve avvenire o almeno 2 ore prima o almeno 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante degli acidi biliari. Anziani. Non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio nei pazienti anziani, vedere paragrafo 5.2. Popolazione pediatrica. L'inizio del trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. Bambini e adolescenti a 0-6 anni. La sicurezza e l'efficacia di ezetimibe nei bambini di età compresa tra 6 e 17 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Quando Ezetrol viene somministrato con una statina, si devono consultare le istruzioni per il dosaggio della statina nei bambini. Bambini. 6 anni. La sicurezza e l'efficacia di ezetimibe nei bambini di età 6 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Compromissione epatica. Non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio in pazienti con compromissione epatica lieve, punteggio di Kild-Pugh da 5 a 6.
Il trattamento con ezetrol non ha raccomandato in pazienti con disfunzione epatica moderata, punteggio di Kild-Pugh da 7 a 9, o severa, punteggio di Kild-Pugh 9, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale. Non ha richiesto alcun aggiustamento del dosaggio per i pazienti con compromissione renale, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Quando ezetrol ha somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale. La terapia con ezetrol somministrato insieme ad una statina è controindicata durante la gravidanza e l'allattamento. Ezetrol somministrato insieme ad una statina è controindicato nei pazienti con patologia epatica attiva o con valori elevati, persistenti e di natura indeterminata delle transaminasi sieriche. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Quando ezetrol ha somministrato insieme ad una statina, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale. Funzionalità epatica all'inizio del trattamento e secondo quanto raccomandato per la statina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. In studi preclinici, è stato dimostrato che ezetimibe non induce gli enzimi del citocromo P450 coinvolti nel metabolismo dei medicinali. Non sono state osservate interazioni farmacocinetiche clinicamente significative fra le ezetimibe, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere ezetrol insieme ad altri farmaci come Eurosrifadina euro, Eurosrifatera euro, Eurosrifina euro, Eurosrifocina euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere ezetrol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ezetrol durante la gravidanza e l'allattamento? La somministrazione concomitante di ezetrol con una statina è controindicata in gravidanza e durante l'allattamento, vedere paragrafo 4, 3, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto della statina specifica. Gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, quando si guidano veicoli o si usano macchinari, si deve tenere in considerazione che sono stati segnalati casi di capogiro. Effetti indesiderati. Tabella delle reazioni avverse, studi clinici ed esperienza post-marketing. In studi clinici di durata fino a 112 settimane, ezetrol 10 mg/v è stato somministrato a 2396 pazienti da solo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici, la somministrazione di ezetimibe, 50 mg/v a 15 individui sani per un periodo fino a 14 giorni, o di 40 mg/v a 18 pazienti con ipercolesterolemia primaria fino a 56 giorni, è stata generalmente ben tollerata. Negli animali non è stata osservata alcuna tossicità dopo dosi singole per via orale di 5000 mg/kg di ezetimibe in ratti e topi e di 3000 mg/kg in cani. Sono stati segnalati alcuni casi di sovradosaggio con ezetrol. La maggioranza di essi non sono stati associati con esperienze avverse. Le esperienze avverse segnalate non sono state gravi. In caso di sovradosaggio devono essere utilizzate misure sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altre sostanze modificatrici dei lipidi, codice ATC. C10AX09. Meccanismo d'azione. Ezetrol fa parte di una nuova classe di sostanze ipolipemizzanti che inibiscono selettivamente l'assorbimento intestinale del proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. A seguito di somministrazione orale, l'ezetimibe viene assorbito rapidamente e coniugato ampiamente al glucuronide fenolico farmacologicamente attivo, ezetimibe glucuronide. I valori medi delle concentrazioni plasmatiche di picco, Cmax, dati preclinici di sicurezza. Gli studi sulla tossicità cronica di ezetimibe sugli animali non hanno identificato organi bersaglio per gli effetti tossici. In cani trattati per 4 settimane con ezetimibe a 0,003 mg/kg/v, la concentrazione, elenco degli eccipienti, crosscarmellosa sodica, lattosio monoidrato, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone, K29, 32, sodio lauril solfato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ezetrol a base di ezetimibe sono
Absorcol, Corinthus, Ezelip, Ezetimibe Accord, Ezetimibe Alter, Ezetimibe Aristo, Ezetimibe Aurobindo, Ezetimibe Doc Generici, Ezetimibe G, Ezetimibe K, Ezetimibe Milan, Ezetimibe Pensa, Ezetimibe Sandoz, Ezetimibe Technigen, Ezetimibe Tega, Ezetimibe Zentiva, Covey, Lezinis, Mibecol, Trizibe, Zetia. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.